Benvenuti in Egitto, terra antichissima e affascinante, dove la sabbia del deserto lascia il posto al verde della vegetazione e all'oro dei templi, dove ogni pietra è legata ad una storia che viene narrata da millenni. Navigando lungo il Nilo cercheremo di scoprire di più sull'antica civiltà egizia, secondo noi una delle più longeve, interessanti e misteriose società dell'intera storia dell'uomo. Appassionarsi alle storie di faraoni, regine, antichi dei e geroglifici è sempre stato facile per noi, fin dalle scuole elementari, e trovarsi davanti alle prove tangibili di tutto questo è sinceramente incredibile. Abbiamo tanto da mostrarvi e da raccontarvi, quindi mettetevi comodi, preparate una tazza di tè e imbarchiamoci per questa nuova avventura. In questo viaggio, ve lo diciamo subito, non vedremo le piramidi. Lo so, vi sembrerà impossibile, ma ci sono un'infinità di luoghi da visitare nel sud del paese, così abbiamo preferito concentrarci sulla zona tra Luxor e Aswan. Inoltre, momento verità, questo viaggio non è stata propriamente una nostra idea. La mamma di Paolo ha espresso il desiderio di navigare lungo il Nilo in un'avventura alla Poirot, e chi siamo noi per dirle di no? Quindi eccoci qui, appena atterrati a Luxor con un volo diretto da Malpensa. Sorvolare il deserto è stato pazzesco. Come prima cosa, facciamo il check-in al nostro hotel per questi giorni a Luxor, il New Memnon. Si trova sulla West Bank, la riva occidentale del Nilo non turistica e con meno strutture ma con più punti di interesse. Dato che abbiamo una lista abbastanza lunga di posti da non perdere, lasciate le valigie, iniziamo subito la nostra esplorazione, da alcuni siti poco conosciuti e tra i meno visitati. Chissà poi perché. Siamo a Deir el Medina, antico villaggio dove vivevano gli artigiani che costruivano e decoravano le tombe dei faraoni nella valle dei re e delle regine. Erano tutti operai altamente specializzati, scalpellini, pittori, scultori e scribi che lavoravano per la corte reale. Pur non essendo nobili, le tombe che hanno costruito per se stessi sono magnifiche, tra le più colorate e meglio conservate di tutto l'Egitto. Se soffrite di claustrofobia, forse non ve le consiglieremmo, perché per entrare nelle varie stanze i passaggi sono veramente bassi e angusti, ma la meraviglia all'interno vale assolutamente. In 5 minuti di auto cambiamo scenario, siamo al Medine Yabu, tempio funerario di Ramses III, l'ultimo grande faraone dell'Egitto del Nuovo Regno. Questo è il secondo tempio più grande di Luxor e il più integro. Circondato da mura fortificate, le pareti interne ed esterne sono decorate con rilievi pazzeschi. Alcuni conservano ancora tracce del colore originale. Passeggiare tra cortili e colonne create più di 3000 anni fa ci sembra folle e un po' magico, sicuramente emozionante. I geroglifici ancora così nitidi ci lasciano senza parole. Pranziamo proprio di fronte al tempio, in un ristorante a conduzione familiare dove abbiamo mangiato veramente benissimo. Per darvi un'idea, abbiamo speso circa 20 euro in 3, compresa anche la mancia che qui in Egitto è sempre da calcolare. Dato che il pomeriggio ci sono 40 gradi e lo sbalzo termico si fa sentire, facciamo un bagno in piscina e ci riposiamo un po'. Abbiamo però in programma un'esperienza che si prospetta eccezionale. Siamo venuti a goderci il tramonto, direi da una prospettiva super privilegiata. Infatti abbiamo preso una felucca, un'imbarcazione senza motore tradizionale, e stiamo viaggiando lungo il Nilo. Ancora non ci credo, mi sembra incredibile, ma è bellissimo. Il vento spinge la barca che viaggia lentamente lungo le acque del fiume. Il sole sta colorando il cielo di un arancione intenso che da noi raramente si può vedere, e intanto beviamo un tè. Un momento che sicuramente ricorderemo. Appena diventa buio, torniamo a riva e troviamo un ristorante in zona porto per cenare. È molto caratteristico e ha diversi piatti tradizionali che sembrano deliziosi.
Abbiamo preso un mix di antipasti vegetariani che erano la fine del mondo. Sulla via del ritorno ci fermiamo in un negozio che vende papiri, fatti artigianalmente, ancora con la tecnica antica. È molto bello osservare questi piccoli pezzi d'arte così unici. Di fronte al New Memnon, lo dice il nome stesso, si trovano i colossi di Memnone, due enormi sculture di pietra alte 18 metri che segnavano l'ingresso al tempio di Amenhotep III, di cui rimane ben poco purtroppo. Dal terrazzo dell'hotel il panorama sulla Valle dei Re è eccezionale. Saremmo rimasti ore a contemplarla, ma domani la sveglia suona alle 4, quindi è ora di andare a letto. Siamo pronti per un'avventura, una cosa mai provata prima e che non vediamo l'ora di fare. Non so se si sentirà qualcosa perché stanno gonfiando le mongolfiere alle mie spalle. Non abbiamo mai fatto un'esperienza del genere. Siamo sopra alla Valle dei Re a Luxor e stiamo per salire in mongolfiera. È un'attività molto popolare qui a Luxor ed è per questo che ce ne sono così tante che stanno per partire. Dopo un breve briefing sulla posizione da adottare in atterraggio, saltiamo dentro al cesto della mongolfiera. Altre si stanno alzando insieme a noi, la salita è dolce e quasi non ti accorgi di essere in aria. Siamo già in quota quando il sole appare all'orizzonte, è davvero fantastico, non trovo le parole per descrivervelo. Il volo dura circa 45 minuti e sotto di noi vediamo altre mongolfiere, la Valle dei Re, il Nilo, la divisione tra la sabbia e il verde lungo il fiume. È una sensazione fantastica essere in aria. Atterriamo in mezzo al deserto in modo abbastanza soft, devo dire. Il nostro capitano è stato bravissimo. Rientriamo per la colazione alle 7 del mattino. Purtroppo è già ora di salutare questo posto speciale. L'uscita in mongolfiera, così come la felucca e i vari transfer, li abbiamo organizzati tutti tramite Sayed, il proprietario del nostro hotel, che in questi 2 giorni ci ha aiutato in tutto ed è stata la persona più gentile che abbiamo incontrato nel nostro viaggio. Non possiamo far altro che straconsigliarvelo se verrete qui. Con una piccola barca a motore ci spostiamo sulla East Bank. C'è ancora tanto da vedere a Luxor, come ad esempio il Tempio di Karnak, forse tra i siti archeologici più famosi di tutto l'Egitto. Dedicato principalmente ad Amon-Ra, il dio del sole e della creazione, il tempio fu costruito e ampliato in più fasi, su volere di diversi faraoni che si sono succeduti in quasi 2000 anni di storia, tra il Medio e il Nuovo Regno. Il tempio di Karnak, dove siamo ora, è veramente impressionante, gigantesco. L'intera area infatti è di 300.000 metri quadrati. Ovviamente non riusciremo a visitarlo tutto, ma per quello che abbiamo visto la nostra parte preferita è quella dove ci sono le colonne giganti, che sono in totale 134. Penso che non ci stuferemo mai di osservare ogni dettaglio, ogni statua, corte o colonna. È impressionante pensare a quanto siano riusciti a costruire con i mezzi che avevano a disposizione. Per pagare l'ingresso ai templi e ad altre aree di interesse viene accettata quasi esclusivamente la carta di credito, mentre per tutto il resto abbiamo pagato in contanti, in euro o lira egiziana, vanno bene entrambe le valute. Per darvi un'idea dei costi, il biglietto per Karnak è di 600 sterline, circa 11 euro. In 5 minuti siamo al Tempio di Luxor. È diverso dai siti visti fino ad ora, si trova infatti nel cuore del centro città, circondato da un contesto molto differente rispetto al deserto. Al suo interno si trova una moschea attiva e questo lo rende l'unico tempio dell'antico Egitto ad essere ancora oggi un luogo di culto. Visitando questi luoghi così conosciuti non aspettatevi di trovarvi da soli, ci saranno sempre un sacco di altri turisti. Armatevi di una buona dose di pazienza se volete scattare foto o fare video, ma ne varrà sicuramente la pena. È arrivato per noi il momento di fare check-in sulla nave che ci ospiterà nei prossimi giorni. Una delle prime cose di cui ci hanno avvisato è che a bordo non c'è il wifi gratuito.
Poco male, dato che ancora prima di partire abbiamo attivato la nostra eSIM. Se ci seguite da un po' ormai lo sapete, ogni volta che visitiamo un nuovo paese, per non avere nessun problema di connessione utilizziamo una eSIM di Saily. Scaricando l'app potrete scegliere il pacchetto dati che preferite, installare la eSIM da casa e una volta atterrati vi basterà attivarla per iniziare a navigare da subito, così da evitare code in aeroporto alla ricerca di un'offerta. Non vi servirà installare una nuova SIM ad ogni vostro viaggio, infatti basta acquistare il pacchetto dati del paese che state per visitare attraverso l'app e una volta arrivati a destinazione sarete automaticamente connessi. Non ci sarà nemmeno il rischio di perdere la vostra SIM italiana, dato che non dovrete toglierla, è tutto più veloce e intuitivo. Scaricando l'app dal link qui sotto in descrizione e inserendo il codice SaraPaolo al checkout avrete un 15% di sconto sul vostro primo acquisto. Grazie per il supporto a noi e al canale, ora possiamo tornare all'Egitto. La nave è formata da 4 piani e l'interno è tutto molto curato. A livello dell'acqua c'è il ristorante per colazioni, pranzi e cene, e poi la hall, le stanze e infine la parte più bella, la terrazza. Qui ci possiamo rilassare all'ombra e aspettare il calar del sole. Primo tramonto dalla nave, volevo darvi, intanto che siamo tranquilli, 2 informazioni perché non è stato semplicissimo prenotarla. Infatti abbiamo preso prima i voli perché abbiamo trovato il volo diretto da Malpensa a Luxor, non preoccupandoci di prenotare subito la crociera, ma in realtà avremmo dovuto fare prima questo, infatti non tutti i giorni ci sono delle partenze ottimali. Io avrei voluto fare il tragitto al contrario da Assuan a Luxor per seguire la corrente del Nilo, magari con una dahabia, una barca a vela senza motore molto più tradizionale rispetto a quella dove siamo ora, ma non siamo riusciti a far coincidere le date purtroppo. Voi però fateci un pensierino, ogni volta che ne vedo passare una penso a quanto siano belle. Dopo il meraviglioso tramonto di oggi, scendiamo per la nostra prima cena buffet. Assolutamente non male, c'è moltissima scelta. Nei prossimi giorni navigheremo lungo il Nilo e faremo diverse fermate fino ad arrivare alla tappa finale che è Assuan. Oggi però siamo fermi ancora a Luxor, torneremo nella West Bank dove abbiamo dormito il primo giorno, ma vedremo degli altri templi che non abbiamo ancora visto. La nostra prima fermata di oggi è infatti la Valle dei Re. Con il biglietto classico da 750 sterline è compresa la visita a 3 tombe a scelta, su circa 10 di quelle aperte al pubblico. Per alcune è richiesto anche un sovrapprezzo. Sono le 8 del mattino e c'è già tantissima gente, ma ce lo aspettavamo. In totale le tombe presenti nella Valle dei Re sono circa 65, tutte scavate nella roccia. Si entra da un'apertura nella montagna per inoltrarsi in discesa in cunicoli, corridoi, una rete di passaggi sotterranei che uniscono centinaia di camere funerarie. Sono state creati per dignitari, regine e faraoni. Dovete immaginarle piene di tesori, gioielli, vasi, cibo e armi, insomma tutto quello che poteva servire in una nuova vita nell'aldilà. La quasi totalità delle tombe è stata saccheggiata e rimane molto poco di questa straordinaria eredità in Egitto. Noi abbiamo visitato le tombe di Ramses III, Ramses IX e Meremptah. Pensare alle loro abilità ingegneristiche è incredibile. Le pareti dipinte e le strutture che sono state costruite all'interno sono spettacolari. Nota a margine, all'interno c'è un caldo e un'umidità devastante, preparatevi a sudare. Ci spostiamo in un tempio dedicato a una delle pochissime donne faraone dell'antico Egitto. Proverò in questo momento a dire il nome di questo tempio, della regina a cui è dedicato il tempio, abbiate pietà, perché è la regina Hatshepsut. Spero di averlo detto più o meno bene. Il 70% di questo tempio è andato completamente distrutto, infatti si può notare che è stato restaurato quasi completamente, ha l'aspetto di qualcosa di moderno in effetti, anche se il colpo d'occhio iniziale quando si arriva è veramente stupendo. Incastonato ai piedi di una parete di roccia chiarissima, è completamente diverso dagli altri monumenti funerari. Non è scavato nella montagna, ma ha queste 3 terrazze sovrapposte e collegate da scale e rampe che lo rendono unico nel suo genere. Una curiosità,
Tra le sculture che decorano la facciata, la sola ad essere totalmente originale e non ricostruita è la prima a partire da sinistra. È ora di salutare Luxor. Inizia la navigazione lungo il Nilo. I prossimi giorni si svolgeranno in modo simile. Una mezza giornata di esplorazione e poi in nave a rilassarci. Non siamo proprio abituati nei nostri viaggi a stare fermi per così tante ore, ma è un'occasione per rallentare e per prenderci del tempo, per osservare la vita scorrere lungo le sponde del Nilo e i suoi paesaggi incredibili. Appena dopo cena passiamo alla diga di Esna, un sistema che regola le acque del fiume evitando inondazioni. Abbiamo aspettato il nostro turno e poi abbiamo passato la grossa chiusa. È stato molto particolare, non una cosa che si vede tutti i giorni. Mentre noi andiamo a riposarci, voi non dimenticate di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e magari lasciare un mi piace al video. Grazie mille. Quarto giorno in Egitto. Siamo arrivati ad Edfu. Il tempio della città è completamente diverso da quelli visti fino ad ora. Fu costruito infatti dai Tolomei, più di 1000 anni dopo i faraoni del Nuovo Regno. Le colonne, con le decorazioni floreali, sono una particolarità che non troverete nei templi più antichi. Quando varchiamo i portali di ingresso, troviamo ad aspettarci una piccola colonia di pipistrelli. Non sono bellissimi? Io li adoro. Ogni angolo è una scoperta, ogni passaggio stretto tra le pareti coperte di geroglifici emozionante. Impossibile trovare al mondo qualcosa di paragonabile. Torniamo sulla nave e continuiamo il nostro viaggio per tutto il pomeriggio, fino ad arrivare a Komombo. Dalla terrazza vediamo il tempio della città costruito direttamente sul fiume. Finalmente visitiamo un luogo con una luce diversa. Mentre il cielo si scurisce e le luci si accendono, le pietre cambiano proprio colore e sono meravigliose. Siamo davvero felici di aver avuto la possibilità di esplorarlo durante l'ora blu. Una nuova giornata ha inizio con la visita di un nuovo tempio. Fila si può raggiungere solo con piccole barche a motore, dato che è costruito su un'isola non lontano dalla grande diga di Aswan. Poter vedere le costruzioni direttamente dall'acqua è stato molto bello, una prospettiva un po' diversa. Il tempio dove ci troviamo ora, dedicato alla dea Iside, è stato smontato e ricostruito pezzo per pezzo, spostato da un'isola all'altra per essere preservato dalle acque del lago Nasser, diventate sempre più alte. Non è pazzesco? È stata una delle imprese archeologiche più straordinarie del XX secolo, durata circa 8 anni. Noi lo stiamo visitando la mattina presto, ma se verrete al tramonto potreste assistere allo spettacolo di luci e suoni sulla facciata principale. Il resto della giornata è dedicato al relax, quindi non vi annoieremo con il nostro oziare, anche perché potrete immaginarlo, io ho praticamente letto fino al tramonto il mio Kindle. Ultima sera sulla nave, siamo arrivati quasi alla conclusione di questo viaggio. Stanotte ci dovremo alzare alle 3, dato che domani mattina andremo a visitare Abu Simbel, che si trova a circa 3 ore da Aswan, dove siamo ora. Torniamo in stanza e prepariamo gli zaini, così da essere pronti alla partenza di domani mattina. Vediamo il sole spuntare all'orizzonte mentre siamo in van. Le 3 ore passano anche relativamente in fretta, mentre vediamo il deserto scorrere veloce dal finestrino. Quello che stiamo per visitare è forse uno dei più spettacolari luoghi dell'intero Egitto.
Abu Simbel, proprio al confine col Sudan, si differenzia da tutti gli altri monumenti che abbiamo visto fino ad ora. Non è stato costruito, ma scavato completamente a mano con scalpelli e martelli in una montagna di arenaria. Pensate che lavoro straordinario, non sembra nemmeno vero a pensarci. E la facciata immensa con le statue di Ramses II non sono nemmeno la cosa più magica. All'interno si trova una stanza con 4 figure sedute, 3 delle divinità più importanti dell'antico Egitto e il faraone Ramses II, che si eleva al loro livello in questo caso. Solo il 21 ottobre e il 21 febbraio, giorni del compleanno e dell'incoronazione del faraone, i raggi colpiscono direttamente le statue. Questo viene chiamato il miracolo del sole. Come gli ingegneri del XIII secolo a.C. siano riusciti a calcolare la cosa con una tale precisione è ancora un mistero. Giusto per completezza, il tempio è stato spostato dalla sua posizione originale negli anni 60, blocco per blocco, sempre per via delle acque del lago Nasser, e nonostante le strumentazioni moderne non sono riusciti a tenere invariata l'angolazione esatta del tempio. Tornati in città da Aswan, salutiamo la nostra nave. Per l'ultima notte in Egitto ci spostiamo in un villaggio a 30 minuti di barca dal centro. In questo tratto di fiume ci sono un sacco di isolette, alcune più simili a scogli, altre ricche di vegetazione, ed è stupendo navigarci in mezzo. La nostra destinazione finale è Garb Soheil, un villaggio nubiano, dove notiamo subito la loro architettura differente. I nubiani sono un gruppo etnolinguistico della Nubia, regione divisa tra il sud dell'Egitto e il nord del Sudan. Discendono dai primi abitanti dell'Africa subsahariana e hanno abiti, danze, feste e soprattutto una lingua, tutte identitarie della loro cultura. Le case sono tutte colorate, è la prima cosa che ci colpisce. I muri sono decorati con disegni geometrici e figure simboliche e le porte azzurre a quanto pare tengono lontano il malocchio. È un bel cambiamento rispetto alle grosse città che abbiamo visto fino ad ora e ci piace tantissimo. La via principale del villaggio è un mercato, ma abbiamo trovato che le persone siano molto meno insistenti qui rispetto ad altri luoghi. Dormiamo in una guest house fantastica. Una casa tipica gestita da ragazzi giovani e arredata completamente con solo legno di recupero. Ve la consigliamo se volete vivere un'esperienza diversa e autentica. Mangiamo in un ristorante coloratissimo e con piatti deliziosi, proprio affacciato sul Nilo. Mentre noi continuiamo con la nostra cena, è ora di salutarci. Domani mattina prenderemo un transfer che ci riporterà in aeroporto a Luxor per tornare a casa. Cosa possiamo dirvi di questa esperienza? I posti che abbiamo visto in questi giorni sono inspiegabili. Vederli dal vivo è sicuramente una delle cose da fare una volta nella vita. L'esperienza in crociera ci è piaciuta in egual modo? Non al 100%. Avere gli orari un po' troppo rigidi per le uscite giornaliere non fa proprio per noi, ma navigare lungo il Nilo ha indubbiamente un fascino unico. Se dovessimo mai tornare, forse sceglieremmo la Dahabia, l'imbarcazione a vela di cui vi ho parlato prima, ma detto questo, è stato comunque bellissimo. Noi come sempre dobbiamo ringraziarvi per essere arrivati fino qui e per sostenere il nostro lavoro. Dopo questa uscita dobbiamo prenderci una piccola pausa. Ci dispiace ma non siamo riusciti ad organizzarci diversamente. Mentre voi guardate questo video noi siamo molto lontani, forse nel posto più distante dall'Italia che potete immaginare. Il prossimo video sarà proprio da lì e uscirà tra 3 settimane, quindi non dimenticatevi di noi nel frattempo. Ci rivediamo a metà dicembre. E se volete, qui a destra c'è un video su Marrakesh che siamo sicuri vi piacerà. Vi abbracciamo forte, a presto, ciao! Ciao!